buonasera. E sono tornata qui direttamente dagli anni 90 con questa pettinatura per iniziare finalmente a parlarvi del mio viaggio in Portogallo, cercando una luce migliore, soprattutto un luogo che non mi facesse troppo riflesso sugli occhiali. Vorrei sostanzialmente vederci qualcosa. Ho riletto un po' tutti i commenti che mi avete lasciato, soprattutto su Instagram, ma anche qui su YouTube sotto lo scorso video e su Facebook. Grazie innanzitutto. E ho deciso di partire con il mio racconto dall'ultimo viaggio che ho fatto, i 10 giorni che ho fatto attorno al Portogallo per vedere i luoghi che mi ero persa durante la mia permanenza, e ho deciso di partire da questo mio ultimo viaggio proprio perché è un po' più vicino nel tempo, magari ho la mente anche un pochino più fresca e soprattutto può essere utile a chi sta per partire in questo periodo per le vacanze. Prima tappa di questo mio viaggio è una delle mete forse più conosciute e ambite per quanto riguarda il mare in Portogallo, ed è Lagos, una delle città più famose dell'Algarve, un'area meravigliosa con un mare splendido, freddo preparatevi perché l'oceano lì è veramente freddo, ma ci sono dei paesaggi veramente spettacolari. Per arrivare a Lagos io ho preso un autobus da Lisbona. Abitando vicino alla capitale ho deciso di farmi una giornata lì e poi nel pomeriggio tardo sera di andare appunto a raggiungere il sud. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto in Portogallo vi farò sicuramente un video a parte perché c'è veramente molto da dire e molto da precisare. Se siete a Lisbona e volete raggiungere Lagos, ma anche altre località principali dell'Algarve come Portimão, Sagres o Albufeira, il modo più semplice, veloce ed economico è sicuramente prendere l'autobus della linea Rede Expressus, e autobus che parte per Lagos sia da Sete Rios sia da Santa Apollonia. Potete fare il biglietto online risparmiando anche il 50% del prezzo, oppure potete farlo tranquillamente al momento fisicamente dal tizio nel gabbiotto. In questo caso però dovete stare attenti all'autobus che prenotate e alla tariffa. Se avete meno di 26 anni o siete studenti, presentate sempre un documento perché c'è il 10% di sconto e la tariffa intera dovrebbe essere sui 20 euro. Online io sono riuscita a prenderla a 10 circa una settimana prima. Se non rientrate in queste categorie vi conviene iscrivervi online e dare il codice che vi daranno, con cui avrete un 5% di sconto. Si chiama tessera Airflex o Reflex, come pronunciano loro. State attenti anche all'orario, alla corsa che prendete, perché l'autobus diretto più veloce ci mette 3 ore e mezza, ma altri fanno un giro super lungo che ci mette tipo 7 ore, quindi guardate sempre ovviamente la durata di scegliere l'autobus giusto. Se invece atterrate a Faro, il modo più semplice è sicuramente il treno, che ci mette un'oretta e costa circa 5 euro, ma anche qui c'è lo sconto comunque giovani e studenti. Io sono arrivata da Lisbona proprio perché abitavo vicino a un'oretta da Lisbona e quindi mi ero fatta mezza giornata lì e poi ero scesa. Arrivando sia con l'autobus che con il treno sarete vicino alla parte della marina di Lagos, l'autobus dall'altra parte del ponte, mentre il treno proprio esattamente dietro il porto, dove ci sono alcuni dei locali principali anche per andare alla sera. Io ho scelto un ostello lì vicino, a circa 5-10 minuti a piedi dalla marina, andando un po' in alto, da cui c'era una splendida vista sull'oceano. Direi che l'ho trovato molto chiaramente e il nome si legge molto bene. Che tra l'altro organizza anche delle escursioni, delle lezioni di varie attività acquatiche. Io non ne ho usufruito, però c'era anche comunque questa possibilità, altrimenti sia dalla marina sia dalla passeggiata principale ci sono veramente
tutti i tipi di banchetti che offrono tutti i tipi di escursioni a prezzi vari, insomma. Prima cosa dall'ostello che ho da segnalarvi è che ho dovuto pagare in contanti. In Portogallo infatti mai uscire senza contanti. Molti luoghi accettano o solo la carta di credito portoghese oppure solo denaro contante. Non è così difficile trovare ATM in giro, ma comunque è sempre meglio averli per esperienza. Ce l'ho fatta, sono arrivata, mi sono cambiata e lavata e adesso guardate che questi capelli sono bellissimi. E c'è un forte vento, però si sta bene, una bella temperatura e c'è un bellissimo tramonto. E qui c'è la città e adesso andiamo. Ora, visto che mi ero svegliata solo alle 5 del mattino, avevo solo camminato 10 ore e non avevo mangiato da non so quante ore esattamente, ho deciso di farmi anche ovviamente una bella passeggiata e sono scesa appunto alla marina per vedere se trovavo un posto per mangiare che mi ispirasse, eccetera eccetera. Io di solito uso The Fork per mangiare e quella sera non c'era forse niente in sconto, comunque niente che mi attirasse. Subito appena sono scesa ero super in fissa nel trovare un posto panoramico bellissimo dove fare una foto e a una certa poi ho pensato sì, ma io devo anche mangiare. Ho approfittato di questa splendida luna e i colori di questo tramonto per fare qualche foto. Io non mi sono posta un interrogativo abbastanza importante che è: dove ceno? Cosa mangio? Fantastico, adesso vedo in giro com'è la situazione. All'altro lato della marina, attraversando il ponte, c'è questa lunga passeggiata. Qui a destra c'è l'entrata del paese che di sera è veramente vivo. I negozi sono stati aperti fino alle 11, mezzanotte intendo negozi di vestiti, abiti, non i classici bar che ovviamente sono aperti fino a tarda notte. Sono in questa piazza che precede un po' l'entrata del paese. Qui davano la partita, ma adesso c'è il golf e io mi sono presa qualche schifezza da sgranocchiare, ma sono stanchissima per andare in qualsiasi posto. Però i negozi sono aperti, così domani mattina sono pronta per la spiaggia. Un tema mondiale. Sì, comunque ci sono veramente tanti locali per la sera, molti ragazzi fuori e ho intravisto anche diversi ostelli proprio nel centro che erano quasi in mezzo alla strada, nel senso che tu vedevi queste finestrone aperte proprio sulle stradine con la gente nei letti. Sì, molto affascinante di sera. Una cosa che mi ha colpito è che c'erano tutte queste persone ammassate nel cuore della città e poi nella via parallela non c'era nessuno. Dal caos al deserto in un secondo. Una cosa molto bella è stata anche passare attraverso le mura che erano poi illuminate da sopra e poi continuare per il lungomare. Anche la spiaggia di sera è stata molto suggestiva. Mi sono detta andiamo a spoilerarmi la spiaggia, ma non si vede un nulla becco di niente. Giustamente non si vede una mazza della spiaggia perché la spiaggia è là dietro. Carino comunque questo scorcio. Bello, ce l'ho fatta a trovare la sabbia e sono contenta che c'è anche il percorsino così non mi sporco i piedini di sabbia. Questi gradini sono troppo alti per me. Ma cos'è? Sono altissimi. Faccio il giro.
Se volete godervi un po' la tranquillità della spiaggia, vi consiglio comunque di andarci al tramonto, portarvi qualcosa da mangiare lì, non come me che me lo sono portato in piazza, perché veramente io sono andata poi a un supermercato. Alla bus station all'entrata del paese c'è un Intermarché che chiude alle 10 ed è il supermercato che chiude più tardi. Non è tardissimo, lo so, anche perché quando viene buio per le 9 poi sei lì che dici oh cielo, devo prendermi qualcosa da mangiare per domani e boh, panico. Io ero andata lì appunto un po' di corsa perché mi ero accorta che volevo prendere qualcosa da mangiare, così da mangiare all'aperto e non chiudermi in un locale, e comunque le persone ancora dopo le 10 erano lì che volevano entrare, c'era ancora gente che pagava e boh, poverini quelli che lavorano lì veramente. Una fontana colorata che non mi aspettavo. La piazza in cui è la fontana è Praça Infante Dom Henrique ed è proprio adiacente alle mura del castello, si vede anche sulla passeggiata. Segui la luce, segui la luce. Vabbè, io poi ero particolarmente stanca e non ero nel mood di fare grande amicizia a caso, insomma, però anche per la sera è molto viva, attiva. Ho visto dei locali molto carini, molto movimentati. In realtà ho incontrato due ragazze in ostello con cui dividevo la stanza, che assurdo, praticamente loro erano state ospitate da una mia amica a Caldas, quindi nella città in cui io vivevo, proprio nella settimana in cui non c'ero, quindi io non le avevo conosciute, però a caso me le sono ritrovate in stanza, che conoscevano appunto i miei amici di Erasmus. Poi avevamo lo stesso aereo per andare da Faro a Porto, l'ho incontrate appunto a Faro a caso un paio di volte, abbiamo preso uno stesso treno senza metterci d'accordo, la stessa barca, e poi ne ho incontrata anche una a Porto, quindi il destino è assurdo. Niente, quindi nel prossimo video vi spiego un po' come orientarsi tra tutte le varie spiagge, vi mostro gli angoli un po' più belli, quindi se avete qualsiasi tipo di curiosità scrivetemi qui sotto, commentate, oppure se volete scrivermi in privato scrivetemi pure su Instagram, forse è il canale migliore. A presto!